E questa è la novità, ma ora ho una domanda da farvi. Mi sento pronto, è arrivato il momento. Sì, sì, sì. Come direbbe qualcuno, vedi Luis, farò un Crisponde, che suona anche meglio di un Luis Ponde. Questa la tolgo. È un annetto ormai che ho aperto il canale, ho caricato più di 80 video, mi avete fatto tante domande sia nei commenti dei video, sia nel riquadro che ho aperto su Instagram e sulla community di YouTube qualche settimana fa, forse un paio di mesi fa. Mi sento pronto di rispondere ad alcune domande. Per la precisione, 6 domande, ma alla fine del video una novità e ho anch'io una domanda per voi. Le prime due domande sono di Andrea A, che ho scelto due domande perché è stato il primo a rispondere e poi perché nello stesso box c'erano due domande e non volevo sceglierne io una per lui. La prima domanda che mi fa è: qual è lo stato in cui mi trasferirei e vivrei negli Stati Uniti? Fino a alcuni anni fa era 99% Florida, 1% altro, e cioè mi lasciava aperta la possibilità di innamorarmi follemente di uno stato prima o poi. E adesso invece, dopo che ho girato un po' di più negli ultimi 18 mesi, dico 75% Florida e 25% California. La seconda domanda di Andrea A è sul cibo. Qual è il cibo che mi ha colpito di più in America? Cibo americano. Ovviamente colpito di più positivamente. La risposta è questa. Diciamo che in Italia siamo abituati ad avere una cultura importante sul cibo, ricette che vengono tramandate di generazioni, attenzione alla materia prima, attenzione alle ricette, attenzione a come si cucina. Bene, questa cosa negli Stati Uniti non esiste. L'unica somiglianza l'ho trovata nella cucina barbecue ed è una cucina che mi ha colpito molto. C'è attenzione, c'è innovazione, c'è ricerca e in alcuni casi la carne cucinata a barbecue mi è piaciuta molto, le classiche ribs piuttosto che delle bistecche cucinate in barbecue, ma soprattutto il maiale sfilacciato. Ci metto anche una nota importante per quanto riguarda il crab, sia come panino che come tortina. Il granchio mi ha colpito molto, nella East Coast. Domanda di Antonio S, che mi chiede i costi per passare una settimana negli Stati Uniti, ad esempio a New York. Bene, non faccio quello che non risponde dicendo che dipende dal periodo, dallo stile di vita, ma ti rispondo in modo semplice, Antonio. Faccio finta di organizzare un viaggio come se fosse per me e un'altra persona, quindi un viaggio per due persone. La prima cosa che farei è guarderei con un arco temporale di 2 mesi, quindi diciamo fine febbraio, inizi marzo, sia voli che hotel, perché spesso non si organizzano dei viaggi perché i voli costano 100, 200, 300 euro in più rispetto al normale, ma magari in quel periodo si può risparmiare negli hotel. Quindi prenderei Emirates, Milano Malpensa, JFK, 450 euro a persona. Un hotel o nell'Upper East Side o a Brooklyn o a Chelsea, una settimana per due persone, solo pernottamento circa 900 euro. Bisogna considerare i trasferimenti da e per l'aeroporto, che dal JFK a Manhattan sono circa, diciamo, 200 euro, anzi qualcosa meno, sono 200 dollari, quindi 180 euro. Una cosa imprescindibile è la tessera settimanale della metropolitana, che sono 30 euro, anzi a proposito l'hotel, in qualsiasi posto, tanto a New York ci si dorme e basta in hotel, o un appartamento in Airbnb, ma a 1 o 2 blocchi dalla metro. Cosa manca? Manca il City Pass per vedere qualcosa, quindi il City Pass è l'ingresso almeno a 6 attrazioni e costa circa 150 euro a persona. E l'ultima cosa è ovviamente il mangiare, diciamo 2-3 euro per la colazione, i baracchini che ci sono in mezzo alla strada vanno benissimo per caffè, tè o brioche, 10-12 euro per il pranzo e 30 euro per la cena. Quindi volo per due persone, tessera metro per due persone, City Pass per due persone, cibo per due persone, più l'hotel che vale per entrambe le persone. Ovviamente si può spendere di più senza limiti,
ma volendo si può spendere anche qualcosina meno. Ma questo è un viaggio confortevole. Vincenzo B mi fa una domanda sul mondo del lavoro. Mi chiede com'è possibile che gli americani trovino lavoro e non si presentino il primo giorno. Bene, contestualizzo questa domanda. Nasceva in un video in cui parlavo delle difficoltà che hanno le aziende americane in questo momento a trovare delle persone. Rispondo a questa domanda dicendo che il mondo del lavoro negli Stati Uniti è profondamente diverso da quello italiano o europeo. Qui domanda e offerta sono spesso bilanciate. In questo preciso momento però le aziende hanno bisogno di persone che si possono permettere di scegliere diversi posti di lavoro e le aziende rilanciano con benefit sempre più alti. Addirittura si è arrivati a ricevere un assegno di entrata, quindi chi firma un contratto di lavoro e rimane per tot tempo, 1 anno o 2 anni in un'azienda, può ricevere fino a $3.000 per andare a lavorare in quell'azienda. In America è molto più semplice: se un dipendente non si trova bene in quell'azienda, prende, cambia. Se l'azienda non si trova bene con quel dipendente, prende e cambia. È molto normale, non si è obbligati a rimanere in quell'azienda o in quel posto di lavoro perché le possibilità di trovarne altri sono ridotte. Questo porta ad altri tipi di problemi, ad esempio assumere una persona e poi in 15 giorni, nel momento in cui deve iniziare a lavorare, non si presenta perché ha trovato un'altra opportunità. La quinta domanda me l'hanno fatta più persone e riguarda le auto. Quindi, che auto ho, se è di proprietà, se la noleggio, come la gestisco nei vari spostamenti. Bene, la risposta è semplicissima: non ho un'auto di proprietà, non la noleggio, ho nel mio lavoro un'auto assegnata in ogni ufficio in cui giro. Prevalentemente uso auto Ford o Hyundai, viaggio per piacere, noleggio auto, uso generalmente Sixt oppure Hertz perché mi è comodo con dei punti viaggio che ho piuttosto che con la carta di credito che utilizzo, mentre quando sono a Miami uso uno scooter. Sesta domanda, anche questa fatta da più persone e il contesto è il viaggio. Domande del tipo: quanto viaggio in un anno, come organizzo i miei viaggi, come sposto tutte le mie cose e cose di questo genere. Bene, quanto viaggio in un anno? 365 giorni. Da quando sono tornato negli Stati Uniti dopo la prima ondata della pandemia sono stato costantemente fuori. Infatti non ho ancora una base, non ho ancora una casa negli Stati Uniti. Come organizzo i miei viaggi? I piani di lavoro, i piani di viaggio, i piani di spostamento me li preparo io, cerco di trovare le migliori situazioni e condizioni, poi ho dei collaboratori che mi aiutano nell'organizzazione, nei pagamenti, nella documentazione, nei cambi e via dicendo. Dove vivo? Quando faccio viaggi di lavoro da 1 settimana a 10 giorni sto in un hotel. Dalle 2 settimane ai 2 mesi sto in quelle che si chiamano suites, che non sono le suite delle catene degli hotel, ma sono degli appartamenti arredati con servizi tipo hotel. E quando sto oltre 2 mesi in genere prendo un appartamentino in affitto. E come sposto le mie cose? Io viaggio sempre con 2 valigie grandi, un trolley e la borsa del computer, e poi ho 3 scatole che spedisco da un ufficio all'altro con dentro estate e inverno piuttosto che altre cose personali. E queste sono tutte le varie risposte del video di oggi. Se avete altre domande scrivetele nei commenti sotto e le porterò in un prossimo Q&A o in un Crisponde, vediamo. Adesso vi lascio la novità. Ho deciso di iscrivermi a un corso di filmmaking, ma non un corso qualsiasi, un corso di questo personaggio qui, Casey Neistat, che è uno dei personaggi che ha influenzato maggiormente i canali YouTube e come girare dei video negli ultimi 10 anni. Fare video mi piace, ma purtroppo non ho competenze, non ho conoscenze, non ho mai avuto in passato la passione della fotografia o dei video. Sì, l'unica passione erano i film, o sono i film, ma non sufficienti per capire tutto quello che c'è dietro a un video di 10, 15, 20 minuti che possa andare sul canale. E quindi perché no? Perché non sfruttare questa opportunità, imparare, spero, qualcosa di nuovo e
metterlo in pratica. Le prime 2 settimane saranno teoria, le altre 2 settimane pratica, con 2 video da creare e da condividere in una classe internazionale. Sto comunque cercando di portare avanti la registrazione di alcuni contenuti in questi giorni, in modo tale che il canale abbia continuità, nel senso che continuerò a creare, a portare contenuti almeno una volta a settimana anche per il prossimo mese. E ora ho una domanda per voi. Al termine del corso, con la creazione di 2 contenuti che saranno in inglese, perché le classi sono internazionali, aprirò un canale in inglese. L'idea al momento è di chiamarlo o Mr. Chris o Chris in USA o Chris in America, qualcosa del genere. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti e se avete qualche suggerimento, ovviamente, è benvenuto. Vi ringrazio perché questo video è un po' il video, diciamo, finale di quello che è successo nel 2021. Ringrazio tutte le persone che hanno visto un mio video, che hanno interagito con me tramite un mi piace, tramite un commento, soprattutto chi si è iscritto al canale, grazie mille di supporto e ci vediamo presto.